Bentornati amici modellisti e non solo. Oggi un nuovo appuntamento con la realizzazione di questa piccola basetta in scala 1,72. I soldati romani, i legionari romani e allo stesso tempo gli alberi li avete già visti. In questo caso mancava dargli una giusta casa. Ed ecco così l'idea di realizzare questa basetta che rappresentasse di fatto la battaglia di Teutoburgo. Il tutto è partito da una base di polistirolo. Semplice da utilizzare, ma mamma mia, se non siete più che precisi andate sicuramente storti, come capita rigorosamente sempre a me. A parte questo piccolo particolare, procediamo con la realizzazione e vediamo un po' che cosa ho tirato fuori da questo nuovo video. Il primo caso che ho voluto appunto realizzare, la prima cosa che ho voluto realizzare è la modifica del terreno, in modo tale da realizzare delle zone un po' più in alto, delle zone un po' più basso, sempre con il polistirolo, ritagliando il tutto e poi incollando con la colla. Questo mi ha concesso di avere un terreno diversificato. Poi, pirografo, è da tempo che non lo utilizzavo e qui mi pareva l'occasione giusta per riprenderlo in mano. Il pirografo consente di fondere, diciamo così, di sciogliere il polistirolo e realizzare degli interessanti giochi di dune, di zone che possono considerarsi dei canali, dei sentieri come vedrete più avanti. Questo consente quindi di diversificare il terreno, cosa che ovviamente mi serviva in questo caso. Bene, state vedendo come sto operando nella realizzazione. Questo mi ha consentito, come vi dicevo, di creare anche questo sentiero all'interno di quella che sarà la mia foresta. Un sentiero all'interno della foresta nella quale appunto i soldati romani persero la vita, una intera regione fu annientata. Successivamente al polistirolo c'era necessità di coprire i bordi. In questo caso la balsa è sempre d'aiuto. La balsa la potete ritagliare con delle forbici, potete ritagliarla con un cutter, con un bisturi, insomma come vi trovate meglio. Poi in questo caso, come vedrete a breve, ho deciso di incollarla direttamente con uno scotch biadesivo. Ho incollato giustamente tutti e quattro i bordi ed ero pronto così con i passaggi successivi. Lo scotch biadesivo è stato accompagnato da della colla Vinavil, così ero sicuro che nei passaggi successivi non si scollasse nulla e avessi la possibilità appunto di incollare il tutto in modo semplice, veloce e soprattutto potessi così passare ai successivi passaggi. Anche in questo caso ho cercato di essere il più preciso possibile con le misure che avevo preso in precedenza. E sicuramente sarà necessario, essendo comunque risultato di questa scelta tutto morbido, perché ho sia il polistirolo che è morbido, sia la balsa che giustamente è molto morbida, il risultato è quello di dover andare a rifinire sia il polistirolo che la balsa che è stata incollata. Successivamente ho preso le misure per incollare sotto la base del polistirolo delle calamite. Anche in questo caso è un passaggio che ho voluto mostrarvi perché per le mostre può essere una cosa molto interessante avere un ancoraggio fisso alla scatola. Ve lo consiglio, un piccolo trucco. Successivamente, dopo aver incollato anche le piccole calamite, sono passato alla carteggiatura. La carteggiatura del legno della balsa è stata fatta con una carta abrasiva molto fine, in modo tale da non rovinare il lavoro. Indubbiamente lo scotch di carta vi consente di tenere ferma la struttura e non perdervi i pezzi che avete incollato, perché il rischio è sempre quello. Lo scotch di carta in questo caso non vi rovina la superficie, vi consente di lavorare in modo semplice e soprattutto lo potete togliere poi una volta finito. In questo caso
era ora di iniziare, dopo questa lunghissima premessa, era ora di iniziare la realizzazione vera e propria del mio diorama. In questo caso ho voluto utilizzare questo prodotto dell'HK. Piccolo segreto, se questi prodotti tendono a seccarsi se non li utilizzate sempre, potete riprenderli con della semplice acqua o dell'acqua distillata. Purtroppo quando ho aperto il barattolo ho visto che si era seccato. Indubbiamente non mi sono dato per vinto e sono riuscito a riprendere il prodotto, che sarebbe stato un peccato buttarlo praticamente all'inizio del barattolo. Ho coperto quindi l'intera superficie, come state vedendo, con questa pasta già pronta, Dark Earth, quindi una terra scura, che secondo me si addiceva molto, e successivamente con della corteccia, quella che si utilizza nei presepi, ho realizzato quelle che saranno le rocce. Della sabbia fine mi è servita per andare a modificare il terreno, così come dei piccoli sassolini, tutto materiale reperibile sia nel mondo del modellismo, ma anche per i presepi, per la presepistica e per tutte le creazioni che possiate immaginare. Ho realizzato per l'appunto ho modificato, diciamo così, il terreno. Questo passaggio secondo me è essenziale in terreni che devono rimanere bene in vista. In questo caso comunque mi piaceva avere questo, nonostante ci sarà erba, ci saranno gli alberi, mi piaceva avere questa differenziazione nel terreno. Qui diamo un po' di spazio alla realizzazione delle pietre. Come vi dicevo, sono in corteccia, ma la pittura è sicuramente stata molto interessante. In questo caso ho utilizzato il dry brush partendo da un grigio molto scuro, come vedete qui, e poi andando ad utilizzare varie scale di grigio, un grigio più chiaro fino ad arrivare al bianco. Di solito con il dry brush sui mezzi si tende ad evitare quell'effetto pietra, ma qui, essendo pietra, meglio di quello, non avevo nessun dubbio, ecco, sull'utilizzo o meno. E quindi, come vedete, ho preso il colore, ho scaricato leggermente su un tovagliolo di carta e poi, ecco, dry brush, la famosissima e vecchissima tecnica del dry brush, mi ha aiutato in questi passaggi per la realizzazione della pietra. Anche questa è stata una piccola chicca, ho voluto aggiungere all'interno di questa basetta, per variare un pochino la basetta, ho voluto aggiungere queste pietre al bordo, lungo il bordo del sentiero, dove saranno poi i legionari romani. Per realizzare la basetta ho cercato di ovviamente osservare quella che è la natura a Teutoburgo. Avete visto poi la differenza tra la pietra dipinta e quella non dipinta. Successivamente, anche se la basetta mi piaceva così scura, ho preso un marrone e ho variato ulteriormente il tono, sempre scurendolo. Tutti questi passaggi sono stati realizzati a pennello. Ho voluto poi utilizzare questo prodotto che serve per andare a realizzare le ombre e a andare a scurire di fatto, a realizzare dei veri e propri filtri. E in questo caso mi sembrava interessante utilizzare questo Navigrey sia per le rocce sia per il bordo del mio sentiero. E così anche questo è molto semplice da utilizzare in quanto già pronto, non c'è bisogno di una diluizione eccessiva e può sicuramente andare a enfatizzare quei contrasti. Poi, come tutte le basette, come tutti i modellisti, la differenziazione delle pietre e dei singoli sassi è una cosa che ci dà soddisfazione, Infatti mi sono messo con vari colori, bianchi, grigi, rossi, gialli, tutti i colori più o meno che avevo a disposizione e che mi passavano per la testa, e sono andato a variare le pietre.
state vedendo un passaggio piuttosto lungo. Di fatto questa realizzazione è durata 2 giorni intensi, però mi faceva piacere, essendo un tutorial, mostrarvi più passaggi possibili e dare maggior spazio a quello che è poi di fatto il vero e proprio tutorial, quello che deve mostrare. Fatemi sapere se può essere così d'aiuto, perché anche nei prossimi video cercherò di includere più passaggi, allungando di fatto purtroppo il video, ma cercherò di includere più passaggi. Successivamente a ciò ho voluto realizzare, giustamente ho dovuto finalmente realizzare la vegetazione. In questo caso con la Vinaville è la base di partenza, che ho diffuso su tutta la basetta, in questo caso con un vecchio pennello, ho diluito il tutto come avete visto con dell'acqua e ho preparato la base a ricevere quella che sarà l'erbetta, chiamiamola così. Nella foresta di Teutoburgo di fatto ho visto ci sono dei differenti tipi di vegetazione. Io sono andato a scegliere quella che più mi piaceva, ovvero ho utilizzato una base bassa di erba, che in questo caso state vedendo, questo turf molto sottile, che vi devo dire ho utilizzato poi effettivamente anche sugli alberi. È stata cosparsa completamente la basetta con questa che è erba più bassa, per andare a simulare appunto i licheni, il muschio più basso, l'erbetta tagliata fine, quello che può essere un sottobosco all'interno di una fitta foresta. Questa parte, diciamo, potete vedere, è stata molto impegnativa, perché ho dovuto innanzitutto rispettare i tempi di asciugatura della colla e allo stesso tempo ho dovuto coprire l'intera superficie. Successivamente ho utilizzato il foliage dopo aver steso completamente e aver ricoperto, come vedete, la superficie, e questo foliage mi è servito nella scala 1,72, secondo me è azzeccatissimo, diciamo così, mi è servito per andare a creare quei depositi di, potremmo dire così, licheni, muschi, piccoli cespugli, e che anche questi sono stati incollati con della colla vinilica. E la cosa che più mi piaceva, in questo caso, è come effettivamente si fosse già delineato quel passaggio stretto, quel sentiero all'interno della foresta, sul quale tra l'altro appunto l'intera legione romana fu completamente annientata. L'idea mia era proprio quella. Di fatto, leggendo la storia, andando a rivedere i film dei romani, di battaglie e quant'altro, la più grande problematica dei soldati romani era quando si dovevano incolonnare e non essere in gruppo. E infatti furono annientati proprio perché purtroppo all'interno di questi sentieri non riuscirono a difendersi e furono prede di imboscate da parte delle popolazioni germaniche. L'idea mia quindi era proprio quella, e la vegetazione in questo caso, come vi dicevo, è stata fatta con 4 diversi tipi di prodotto, in quanto ho fatto sia un'erbetta un pochino più bassa, più rada, e successivamente con questi cespugli ho cercato di realizzare dell'erbetta più alta, e questo secondo me stava bene. E successivamente giustamente anche dell'erbetta sintetica, quella per fermodellismo, e il foliage per andare a simulare i cespugli. Questo passaggio è un passaggio che, come vi dicevo, vi ho lasciato nel video, piuttosto lungo, e è un passaggio che effettivamente mi ha impiegato qualche ora, perché oltre ad appunto asciugare colla e tutte le varie, diciamo, i vari strati che ho utilizzato, giustamente anche l'occhio in questo caso deve essere colpito dove andare a insistere con un tipo di erba, dove andare a diciamo evitare di aggiungere altra erba, dove poter mettere del foliage, e i licheni. Avete visto infatti anche uno short che vi ho lasciato nel quale vi ho fatto vedere anche la realizzazione dei licheni con il prodotto dell'HP dedicato. Quindi in questo caso ho lasciato andare veramente la fantasia, partendo da
quella che era la vera foresta di Teutoburgo. Successivamente, in questo passaggio, ho sì utilizzato l'aerografo per uniformare l'erbetta e i colori dell'erbetta, ma senza esagerare, perché questo contrasto, devo dire, mi piaceva. Ho utilizzato il mio Galeri 03 e a proposito della Galeri, piccolo inciso, vi riporto in basso il link e il codice sconto per acquistare direttamente dal sito della Galeri con uno sconto che permetterà a voi ovviamente di ricevere un prodotto top a casa comodamente a un prezzo scontato e permetterà a me di ricevere una piccola royalties, una piccola fee che mi permetterà di continuare con il mio lavoro. Quindi anzi ringrazio a tutti coloro che hanno acquisito e acquistato direttamente dal sito della Galeri tramite il mio codice sconto e vi ringrazio perché questo è per me un segno di apprezzamento del canale e soprattutto sono contento di avervi mostrato un prodotto che può essere utile anche a voi, hobbisti e non solo. Inoltre in basso in descrizione vi riporterò anche dei link di Amazon. Questi link di Amazon vi permettono di acquisire dei prodotti che ritengo validi e anche questo mi permette di avere una piccola percentuale. Nel frattempo, qui, dopo questa piccola parentesi commerciale, vi presento il lavoro finito. Ho incollato giustamente i miei figurini romani, erano stati tutti preparati per questo passaggio, ovvero erano stati inseriti dei perni all'interno dei piedi e successivamente appunto ho incollato anche gli alberi. Questo è il diorama finito. Devo dire, sono uscito dallo solito canone, dal solito standard, ma mi sono divertito moltissimo. Spero che anche a voi vi sia piaciuto questo passaggio nell'antica Roma e ci vediamo al prossimo video. Buon modellismo a tutti e mi raccomando, divertitevi sempre. Ciao ragazzi!